Firenze, culla del Rinascimento. In questa città si respira uno spirito che da secoli imprime nell'animo e nel corpo tutto l'arte del saper fare. Nelle mani degli artigiani che hanno plasmato la storia di Firenze, fra le pieghe della loro pelle, si riscopre l'eco di un sapere lontano che sa di eccellenza e di bellezza. Qua, arte e artigianato si mescolano, diventando parte del tessuto culturale del territorio, dalle grandi piazze fino al vicolo e allo scorcio più recondito. Ciascun angolo può regalare preziose sorprese e tesori inaspettati, come l'arte della Scagliola. In numerose chiese fiorentine ci sono testimonianze di lavori in Scagliola, tra cui paleotti, colonne o elementi decorativi parietali. Oggi siamo qui in questa bellissima chiesa, la Basilica di San Lorenzo, la chiesa più antica di Firenze, la chiesa poi della famiglia dei Medici, e ci sono alcune opere in Scagliola, tra cui un bellissimo paliotto settecentesco, una formella pavimentale che è stata realizzata da noi nel 2020, insieme a un particolarissimo ambone sempre realizzato nella Bottega Bianchi nel 2020. Paliotto policromo settecentesco di origine di manifattura emiliano-romagnola, caratteristico per questi ornati molto colorati con racemi, fiori e uccellini, e al centro per la lavorazione in bicromia della rappresentata la fuga in Egitto. Questa formella è stata realizzata dal laboratorio Bianco Bianchi nel 2020 su commissione e ben rappresenta la ricerca nella marmorizzazione del colore che deve andare a intonarsi con gli altri elementi decorativi originali. È stata inserita in questa struttura di plexiglass, per cui parte disegno antico ma struttura modernissima. È l'ambone, cioè dove poi dopo vengano lette le preghiere, e rappresenta al centro la graticola, che poi è il simbolo e l'elemento riconoscitivo del martirio di San Lorenzo. Qua siamo all'interno del laboratorio. Come potete vedere, qui si incidano i tavoli, si preparano i colori, facciamo i restauri, e nella sala attigua c'è parte della collezione Bianco Bianchi. Una delle prime fasi che noi dobbiamo contemplare è quella del disegno del progetto e successivamente la fase del cartone colorato, come sta facendo in questo caso Elisabetta, con la preparazione, in questo caso viene fatto con degli acquerelli per dare un'idea di come poi potrà essere realizzato il tavolo, con delle sfumature e con tutti i dettagli che poi dopo verranno invece lavorati e intarsiati in Scagliola. Successivamente alla progettazione del disegno, questo viene poi dopo riportato sulla lastra marmorea e inciso in profondità con il mazzolo e lo scalpello. In questo caso il tavolo è già stato realizzato, ma ora Leonardo vi farà vedere come viene eseguita la tecnica dell'aggrappo, cioè ecco, in pratica nelle parti già incise verranno realizzati dei piccoli solchi che serviranno appunto a far aggrappare il materiale Scagliola. Praticamente questo top, questo piano di tavolo, come voi potete vedere, verrà riempito con tutti i colori, con tutte le sfumature, per arrivare poi a fare un oggetto finito. Dopo l'incisione si passa alla fase della gettata. In questo caso abbiamo preparato un piano di tavolo fondo nero con tutti i diversi passaggi di incisione e poi andiamo a inserire la scagliola mescolata con l'acqua di colla
e unita ai pigmenti. Questa è un'operazione molto importante perché come un pittore che prepara e mescola la propria tavolozza, noi andremo a trovare le diverse tonalità in base o alla richiesta del cliente oppure dell'architetto oppure a nostra sensazione per arrivare all'oggetto che noi abbiamo pensato, ideato proprio per o una committenza o su nostra indicazione. Mescolando poi i colori possiamo lasciare delle zone più chiare, più scure, per ottenere effetti di sfumature che bene poi dopo si possono sposare con gli ambienti, con gli arredi. Questo materiale poi tra 2 o 3 giorni solidificherà, verrà spianato, levigato per inserire successivi dettagli. Ecco, la fase del colore è una delle più importanti proprio perché noi possiamo realizzare degli oggetti singolari e unici. In questo caso i colori sono stati studiati appositamente per il cliente, per i suoi arredi, la sua casa e molto curioso è stato realizzato intarsiato con dei motivi decorativi appunto che ci sono stati suggeriti dai componenti della famiglia. Per cui l'intarsio di scagliola con questi inserimenti colorati bene si può sposare a un oggetto che richiama l'antichità, richiama la tradizione, ma appunto proprio di gusto più contemporaneo. Qui siamo all'interno della sala delle scagliole, attigua poi al laboratorio, dove abbiamo raccolto le varie scagliole antiche che Biancobianchi ha collezionato nel corso del tempo. La curiosità, la particolarità di questa collezione è che oltre al fatto di avere opere, tavoli, pannelli e quadri, ma di aver collezionato anche oggetti più curiosi, particolari, come per esempio stipi, ginocchiatoi o dei frammenti che sono serviti a Bianco per imparare la tecnica. La collezione è diversificata sia per zone di produzione, sia per periodi di produzione, per cui siamo tra i primi del 600 e la metà dell'800, e appunto, come dicevo, per diversità di tipologia di manufatti. In questo caso possiamo vedere questo bellissimo paliotto bianco e nero lavorato in vitromia, e la particolarità di questo oggetto è proprio perché senza pentimenti l'artigiano, artista scagliolista, in questo caso Tigliano, è andato a graffire la superficie per ottenere questi dettagli cromatici molto fini e molto particolari. Qui accanto abbiamo un altro paliotto sempre molto bello, in questo caso romagnolo, ma che piace far vedere perché ricorda un aneddoto che mio padre ebbe negli anni 80, quando vennero da noi la Kent della famiglia reale inglese, che voleva acquistarlo ma mio padre non volle lasciarlo, per cui per loro abbiamo riprodotto tavolo ispirato a questa tipologia di decorazione, ma con al centro lo stemma della famiglia De Kent. Ricordo che io e mia sorella andammo a lavorare, andammo a cercare documenti del chilo proprio all'ambasciata inglese per ricreare questo stemma centrale. In questo caso molto bello anche questo che hanno abitato, siamo più nella metà dell'800. A parte la caratteristica, la lavorazione centrale con il Palazzo Vecchio, ma è curioso per il fatto che ci sono i personaggi illustri del periodo dal Rinascimento, da prima e poi Rinascimento, che sono dei personaggi illustri della fiorentinità, che sono appunto Dante, Michelangelo, Leonardo e Galileo. Questo è un altro bellissimo paliotto, sempre romagnolo, curioso soprattutto perché si ispira alle lavorazioni in seta e dei pizzi, ma
particolari proprio per il colore di fondo con cui è stato realizzato. Al contrario, voi potrete vedere che la maggior parte sono su fondo nero, questa casa invece è questo ricciduio. Caratteristica anche il fatto che non abbiamo restaurato queste parti finali proprio per far vedere com'era la decorazione, com'era la lavorazione. E all'interno della sala delle scadone non poteva mancare la selenite, poi il materiale a cui poi dopo nasce la tecnica, nasce tutto. In questa parte della collezione ci sono diverse opere interessanti e curiose, tra cui per esempio questo paliotto del 1752 firmato con rappresentati questi oggetti naturalistici, fiori, uccellini e degli ornati, e all'interno uno stemma. Molto bella è questa scagliola sempre del periodo della metà dell'Ottocento, che bene ci fa vedere come la tecnica cambia appunto nel tempo. Qui appunto siamo proprio più sull'effetto pittorico, che poi è rimasto ancora in parte segreto, con la definizione dei dettagli naturalistici veramente eseguiti in modo magistrale. E per finire qui siamo sempre nel Settecento, qui siamo all'apice della scagliola fiorentina. Questo è l'abbetto di Stiano Cori, allievo di Enrico Hackford, e qui possiamo ben dire proprio che l'allievo supera il maestro. Questa definizione del colore nero che sembra tipo un velluto, o i dettagli, soprattutto la muscolatura, fanno sì che insomma qui siamo a livelli più alti di espressione artistica. Non siamo solo appunto su un livello di artigianato, ma qui siamo proprio un maestro che riesce a ottenere questi effetti chiaroscurari in modo eccezionale. Siamo qua da Profumoir, dove abbiamo realizzato una delle ultime nostre collaborazioni in scagliola, questo top policromo su suggerimento e su appunto studio di questi oggetti molto particolari di Daniele Cavalli. Che dici, Daniele? Beh, devo dire è anche grande soddisfazione vederlo poi posizionato finalmente qui dopo tutte le nostre settimane e mesi di lavoro, e vederlo posizionato in quello che tra l'altro è il cuore un po' del progetto. Questo è un organo olfattivo che è lo strumento che i profumieri usano per creare i loro profumi, ed è nel nostro caso è un'esperienza che proponiamo ai nostri clienti, a cui diamo possibilità di sedersi lì dove speri da te e creare il proprio profumo personalizzato. E ci tenevo quindi che questa esperienza fosse raccolta intorno poi allo spazio di lavoro, e creare un qualcosa di speciale e particolare, utilizzando una delle tecniche più importanti della nostra storia di Firenze, forse più caratterizzanti. Poi voi avete portato avanti sempre con una maestria unica, e quindi sono veramente contento di aver unito in questo percorso storico. Anche il profumo stesso è qualcosa che in pochi sanno, ma nasce a Firenze, e quindi ci tenevo a creare questo forte connubio tra passato e futuro, insomma, culminato nella nostra collaborazione, nel nostro, spero, anche divertimento nell'aver creato questo processo di creatività. Certamente, anche perché ci hai dato in un certo qual senso la possibilità di riattualizzare la tecnica della scagliola in una chiave più contemporanea, facendoci confrontare in un mondo, quello della profumeria, che ci ha dato modo di reinterpretare anche un'estetica più classica in chiave moderna e contemporanea. Quindi per noi è stato un grande motivo di orgoglio. Ricordo quando sono venuto con i miei soggetti alchemici, che vi avete guardato, dire questa è una bella sfida. Però è stato veramente interessante, perché abbiamo avuto modo di provare anche tecniche leggermente diverse. Poi abbiamo anche sperimentato il graffito direttamente sull'ardesia, per cui insomma
io penso che possiamo essere veramente orgogliosi di questa collaborazione che appunto lancia insomma un sasso nella contemporaneità, pur mantenendo comunque una tecnica antica, una tecnica secitesca, per cui siamo veramente contenti, ecco. Grazie a Daniele Cavalli che ci ha dato la possibilità di fare questo oggetto singolare. Grazie a voi. L'arte e l'artigianato non sono solo mestieri, ma costituiscono un patrimonio culturale e un'eredità capaci di trasmettersi di generazione in generazione, con illimitate possibilità di rinnovarsi. Come l'insieme di questi mestieri d'arte ha contribuito a ridefinire le geometrie e la vita di questa città nel passato, adesso spetta a noi preservarli e tramandarli per custodirli negli anni a venire, affinché restino la testimonianza più fulgida dell'identità della nostra storia, oggi come domani.